Molti imprenditori sono convinti che gli appalti pubblici siano un terreno riservato solo alle grandi aziende, quelle strutturate con uffici legali interni e anni di esperienza alle spalle. La realtà però è diversa. L'ambito degli appalti pubblici è praticabile anche dalle piccole e medie imprese, ma solo ad una condizione: sapere dove si stanno mettendo i piedi. In questo video non parleremo ancora degli errori più comuni, lo faremo nel prossimo video, ma metteremo le basi giuridiche e strategiche corrette per partecipare senza partire già in svantaggio. Chiariamo subito un equivoco. Partiamo da un punto fondamentale. Gli appalti pubblici non sono una gara di bravura, ma una procedura amministrativa regolata da norme precise. E questo significa una cosa molto importante per te, imprenditore. Non vince il più grande, vince chi rispetta le regole. E le regole, se comprese per tempo, livellano il campo di gioco anche per le piccole e medie imprese. Cosa significa davvero partecipare a un appalto pubblico? Partecipare ad un appalto pubblico non significa semplicemente presentare un'offerta economica. Significa entrare invece in un percorso fatto di requisiti giuridici, requisiti amministrativi, requisiti tecnici ed economici e soprattutto documentazione coerente e verificabile. La stazione appaltante non valuta soltanto quanto costi, ma se sei giuridicamente affidabile, ed è qui che molte PMI si fermano o sbagliano strada. Il primo passo non è il prezzo, ma l'idoneità. Un errore concettuale molto diffuso è questo: vediamo se il prezzo regge, poi pensiamo al resto. Negli appalti pubblici invece è l'opposto. Prima devi chiederti: la mia impresa è idonea a partecipare? Idoneità significa, in sintesi, essere in regola sotto il profilo giuridico e fiscale, possedere i requisiti richiesti dal bando, poterli dimostrare documentalmente senza ambiguità. Se questo passaggio non è chiaro, il rischio è partecipare, ma essere esclusi prima ancora di essere valutati. La lettura del bando non è un dettaglio, è il cuore. Il bando non è un prospetto informativo, è un atto giuridico vincolante. Ogni parola conta. Ogni requisito ha un significato preciso, ogni omissione può costare l'esclusione. Partecipare senza la lettura giuridicamente consapevole del bando è un po' come firmare un contratto senza averlo letto prima. Non è coraggio, è esposizione al rischio. PMI e appalti. Perché non siete escluse a priori? Un punto che voglio chiarire molto bene: il sistema degli appalti pubblici non nasce per escludere le PMI. Ci sono diversi strumenti che sono pensati proprio per favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese. Ad esempio il raggruppamento temporaneo di imprese, l'RTI, il ricorso alla capacità di terzi, la suddivisione in lotti e altri strumenti che puoi trovare vedendo il video qui in sovraimpressione. Ma questi strumenti vanno utilizzati correttamente, altrimenti diventano una trappola giuridica anziché un'opportunità. Partecipare tanto per provare è un errore strategico. Un'altra cosa che vedo spesso nella pratica professionale: imprese che partecipano agli appalti pubblici per fare esperienza. Il problema è che ogni gara lascia tracce, autocertificazioni, dichiarazioni, documenti. Partecipare senza una strategia
senza sapere se si è davvero pronti, può creare problemi anche per le gare future. Negli appalti pubblici l'improvvisazione non è neutra. Il ruolo del diritto, non burocrazia, ma strumento di business. Il diritto degli appalti pubblici non serve a complicare la vita dell'impresa, serve a proteggere chi partecipa correttamente, rendere il gioco trasparente e ridurre l'arbitrarietà. Se lo affronti come un ostacolo, ti blocca. Se lo utilizzi come strumento, può aprirti la strada a nuove opportunità che altri non vedono. Partecipare agli appalti pubblici è possibile anche per le piccole e medie imprese, ma se si parte dal presupposto giusto, non è una scommessa, è una procedura giuridica. Nel prossimo video vedremo quali sono gli errori più comuni che portano all'esclusione e soprattutto come evitarli in modo concreto. Perché negli appalti pubblici non vince chi corre di più, ma chi parte preparato. Io sono Gianfranco e questo è il Giurista d'impresa, il diritto che lavora per l'impresa.